Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Una nuova puntata di Una Vita da Lontano. Questa volta non siamo tutti e tre come al solito, ma siccome Piero aveva anticipato in una delle puntate precedenti che aveva fatto un salto perché non c'era stato in una puntata, ma in realtà in quella puntata c'era stato, quindi ha deciso di ammalarsi questa settimana. Quindi salutiamo Piero e insomma speriamo che stia meglio e di rivederlo nella prossima puntata. Come me, come tutte le settimane, c'è Emiliano Pilotti dall'altra parte dell'Europa. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare tutti i nostri podcast e di andare su unavitadalontano.com, dove trovate insomma gadget, dove trovate tutti i nostri social, dove vi potete iscrivere ai nostri social, ai nostri podcast, eccetera eccetera eccetera. Senza aspettare altro, per una puntata molto interessante, l'avete già scoperto dal titolo, lanciamo la sigla. Ciao a tutti Emiliano, ciao Raffaele, diamo il benvenuto subito perché appunto siamo rimasti in due, così non lo teniamo troppo sospeso. Oggi non abbiamo tante stupidaggini da dire iniziali, visto che appunto Piero non c'è. Di solito ci dilunghiamo. Diamo il benvenuto a questa puntata a Giancarlo Castellan, se l'ho detto bene. Ciao, perfetto. Ciao, da quel di Napoli, Florida. Naples, Florida, ovviamente Stati Uniti, quindi torniamo in uno degli stati dove siamo già stati, cioè gli Stati Uniti, che però è così enorme e grande e così pieno di espatriati che veramente si potrebbe fare decine di puntate. Dal tuo accento capisco che sei assolutamente siciliano di origine. No, io sono vicentino puro sangue e veneto anche. Difatti il nostro accento è molto riconosciuto in tutto il mondo, anche non solo in Italia. Riconosciuto, certe volte anche mi vergogno del mio accento, però sai com'è, bisogna mantenere vive le tradizioni. Perché diciamo così, vergognarsi del proprio accento è una delle poche cose sicure che possediamo. Tutto il resto può cambiare. Soprattutto noi veneti, perché abbiamo quella cadenza, quella cantilena, quella specie di cose che magari tanti anche non sopportano come accento. Sono consapevole di ciò. Vedo che stai puntando Naples. Sì, così intanto chi ci guarda su YouTube insomma più o meno può avere un'idea di dove è Naples, perché se ne sente parlare. Naples si trova nel Southwest Florida, nel sud-ovest della Florida. Se tiri una linea retta da Fort Lauderdale, che si trova invece dall'altra parte della Florida, sulla destra, poco sopra Miami, arrivi dritto a Naples, anche perché c'è un'autostrada tra le due, Fort Lauderdale e Naples, che si chiama I-75, l'Alligator Highway, che praticamente le collega e in un'ora e mezza sei da una parte all'altra della Florida. Io mi sono dimenticato, preso dalla foga della presentazione, di darti il tuo numero. Tu sei il nostro ospite numero 79, questa è la nostra puntata numero 83 e quindi noi questa cosa la abbiamo fatta. Allora, sei di Vicenza. Sì. Adesso sei in Florida e per unire i puntini cominciamo dall'inizio. Come è nata questa idea di andare all'estero, di trasferirsi in un altro paese per te? Io mi ero innamorato degli Stati Uniti fin da bambino. Vi racconto questa storia. L'amore per gli Stati Uniti è dovuto a due cose soprattutto. La prima, mi ero innamorato di New York, del film Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, dove tutti quanti lì abbiamo scoperto quanto è bella quella città, soprattutto sotto Natale, e ve lo garantisco è molto bella. Un'altra cosa che mi ha fatto innamorare degli Stati Uniti, e questa qui è proprio storica ed è di parentela, la sorella di mia nonna, che è mancata un paio d'anni fa, aveva 104 anni, mia povera nonna, nel 1934, se non sbaglio, si è trasferita qui negli Stati Uniti con 2 figli
uno piccolo e una figlia che aveva 3 anni. Questa figlia che ha 3 anni si chiama Flora e vive attualmente nel New Jersey, è ancora in vita e vive nel New Jersey, quindi ogni tanto prendo l'occasione per venire qui negli Stati Uniti a salutarla e soprattutto adesso che sono qui vicino in Florida ogni tanto anche la vado a trovare. La passione appunto è stata trasmessa da questa zia che mi portava i candies, mi portava i marshmallow dagli Stati Uniti in Italia quando ci veniva a trovare, quindi questa curiosità di questa zia che viveva a New York ha proprio scatenato in me l'amore per gli Stati Uniti, amore che era stato bloccato da una certa paura di volare, anzi io avevo la fobia di volare, quindi fino al 2005 non ho mai preso un aereo, però volevo assolutamente venire a vedere New York. Allora cosa ho fatto? Ho visto i miei amici che l'anno prima sono venuti a New York a trovare un altro amico in comune che tra l'altro ce l'ho ancora e vive qui nel Connecticut, e ho vinto questa paura. Quindi il mio primo volo è stato verso New York City, un volo da 9 ore, mi ricordo, indimenticabile, bellissimo, cioè proprio ti ricordi anche l'agitazione, il fatto di essere montato in aereo e fatalità capita il primo guasto, cioè ritardo di mezz'ora e vedi dalla cabina di pilotaggio uscire il meccanico con una box piena di fili e dici vabbè, se tutti i voli sono così allora questo è il mio primo e ultimo volo. Da allora ne ho fatti più di 100, gran parte per venire qui proprio negli Stati Uniti come da turista. Una passione che è cominciata nel 2005 e che di pari passo mi ha portato ogni santo anno, a partire dal 2003, a partecipare alla lotteria della Green Card. Che cos'è la lotteria della Green Card? La lotteria della Green Card è una vera e propria lotteria ufficiale del governo americano che mette in palio 55.000 Green Card ogni anno. Cosa sono le Green Card? Le Green Card sono dei permessi di soggiorno per vivere e lavorare qui negli Stati Uniti. Quindi io dal 2003 ho cominciato a fare questa lotteria senza speranze, perché ho detto non vincerò mai, non vince nessuno, è falsa, eccetera. E nel 2019 io sono riuscito a vincere questa lotteria, quindi tanta fortuna. E poi una volta venuto qui, una volta vinta questa lotteria, dopo ben 17 anni di tentativi e dopo essere venuto qui tante volte come turista, ho deciso con la mia famiglia, ovviamente anche mia moglie ha quella passione lì perché gliel'ho trasmessa tanti anni fa, di fare il grande salto e di provare a venire qui negli Stati Uniti. Allora intanto Raffaele, possiamo dire che Giancarlo è uno degli ospiti che uno desidera sempre, sì, perché appunto gli dai il via e racconta anche con un filo logico perfetto, però hai, diciamo così, non dico mancato, ma insomma sono curioso di sapere la decisione di iniziare a partecipare alla lotteria della Green Card, da cosa ti è venuta. Non è che uno da un giorno all'altro dice volevo tradurre questa passione negli Stati Uniti proprio con la possibilità di venirci a vivere. Come sai, per venire qui a vivere negli Stati Uniti non è semplice, non è che uno si inventa domani mattina, tac, viene, eccetera, perché magari tanti che guardano i miei video sulla pagina di Maniacati in America su Facebook, a proposito, se volete andarla a vedere, dicono guarda che bello, si è trasferito, eccetera. Ragazzi, non è facile, ve lo dico chiaro e tondo. Per venire qui negli Stati Uniti ci sono 3 metodi. Il primo è ottenere un visto lavorativo, il secondo è sposarsi un americano o un'americana e il terzo è quello di ottenere la Green Card tramite la lotteria o per elevati meriti professionali. Penso di conoscerne uno solo come persona che abbia avuto quei meriti professionali. Vedo che state trasmettendo proprio il video. Sì, la pagina sulla quale praticamente ti ho trovato, perché ovviamente cercando sui vari social potenziali clienti del nostro podcast sei venuto fuori tu e vedo che insomma la pagina di Maniacati in America è particolarmente attiva e tu e la tua famiglia insomma raccontate questa avventura, e appunto ho letto anche
tornando un passo indietro all'application per la green card, per la lotteria, e per il fatto che non è stato un momento esattamente semplice quello nel quale finalmente avete vinto la lotteria, ma insomma sembrava che forse non si potesse avverare questo sogno, vero? Sì, perché allora partecipare alle lotterie è molto semplice, ci si iscrive, quest'anno tra l'altro anche hanno tolto l'obbligo di mettere dentro il passaporto, però ci vuole un passaporto valido per poi proseguire in caso di vincita. Solitamente si fa l'iscrizione a ottobre, l'estrazione avviene tramite maggio, nel mese di maggio, all'inizio di maggio, e poi c'è tutta un'altra fila, tra virgolette, non proprio complicata, nel senso che basta preparare i documenti richiesti, tra i quali certificato di nascita, carichi pendenti, certificati giudiziari, certificato di matrimonio, insomma vari certificati per poi sostenere l'intervista con il console al consolato di Napoli, il quale poi deciderà se darti o meno la green card, ma in casi proprio eccezionali, diciamo, la green card non viene negata. Cosa è che ha reso particolare e avventurosa la nostra vincita della green card, che la posso dire sulle montagne russe per 2 anni? Noi abbiamo scoperto di aver vinto a maggio 2019, poi sapete che a marzo è entrato nelle nostre vite quella cosa maledetta che si chiama Covid e che ha fatto chiudere le frontiere di tutti gli stati, tra i quali anche gli Stati Uniti hanno bloccato la possibilità di ottenere i visti e di conseguenza anche la green card. Io a luglio, in base a un bollettino che viene emesso mensilmente, ho scoperto che non avrei mai potuto sostenere l'intervista entro il 30 settembre dell'anno fiscale, quindi avrei dovuto ottenere l'intervista entro il 30 settembre 2020 proprio per questo blocco. Ho scoperto per puro caso una pagina di un avvocato statunitense praticamente sconosciuto allora, oggi è uno dei più famosi, poi vi racconterò perché, che improvvisava una causa contro il governo americano con l'obiettivo di ottenere che questo blocco del visto venisse tolto per i partecipanti per le green card, perché a suo avviso non era giusto mettere il blocco su queste green card, su quelle persone che hanno vinto la lotteria. Per cui ho detto, ma partecipo, non partecipo? Mia moglie ha detto, guarda, butta nel piatto quei soldi, perché se per caso un domani dovesse vincere, ti morderai le dita a vita, tant'è che me le mordo lo stesso. Insomma, ho buttato nei soldi $500 con nessuna speranza. Era il 27 luglio, dovevo essere intervistato entro 2 mesi dopo. Insomma, morale della favola, la causa parte, va avanti velocissima, perché ovviamente, visto i termini di scadenza, doveva essere dato un verdetto entro il 30 settembre. Mi ricordo l'11 settembre è arrivato il verdetto che noi potevamo essere intervistati, e al venerdì pomeriggio mi ha chiamato il consolato di Napoli dicendo di presentarmi il lunedì successivo all'intervista. Proprio siamo partiti in macchina la domenica, perché non c'erano voli, non c'era niente di niente, quindi da Vicenza a Napoli in un giorno solo. Il lunedì abbiamo sostenuto l'intervista, le visite mediche, e abbiamo preso questo visto. Quindi non è che il consolato ti assegna la green card subito, ti dà un visto che vale 6 mesi, entro i quali tu poi devi entrare qui negli Stati Uniti. Ovviamente noi ci siamo messi l'anima in pace, abbiamo detto il visto scade a marzo 2021, cosa vuoi che succeda ora di marzo 2021? Tac, imperversano le elezioni americane, vince Biden, Trump cosa fa? Il 31 dicembre del 2020 rimette il blocco sui visti e sulle green card. Quindi fino al 31 marzo nessuno poteva entrare. Allora torna dall'avvocato, impugna di nuovo la sentenza. L'avvocato riesce a ottenere per noi il fatto di poter venire con il visto, però dovevamo farci 14 giorni di quarantena fuori dall'Unione Europea. Okay. Ho detto vabbè, era il 20 febbraio, partiamo, ci facciamo le ferie adesso da febbraio, 15 giorni in Messico, e poi entriamo. Okay. Ho degli amici che sono partiti per la Turchia, alcuni che sono partiti per Aruba, altri che sono partiti per, insomma, fuori dall'Unione Europea. 24 febbraio, me lo ricorderò per sempre questa data, 4:55 di mattina, avevo lasciato il telefono acceso, mi chiama l'avvocato degli Stati Uniti, mi fa: mettetevi sopra il primo aereo per gli Stati Uniti, perché Biden in persona, tramite il segretario di Stato, vi ha concesso il lascia passare.
per tutte le peripezie subite in questa avventura. Quindi in persona il presidente ha firmato il nostro lascia passare a me e a tutti gli altri 1.000-1.500 persone che hanno partecipato a questa sconvolgente causa. Insomma, il martedì eravamo sopra l'aereo, mi ricordo, ho preso i biglietti, 2 scali ho fatto per venire qui, perché li ho presi il giovedì per partire il martedì, con l'Italia in zona rossa e l'aeroporto di Venezia completamente chiuso. Sono arrivato all'aeroporto di Venezia, non c'era nessuno quella mattina, era tutto chiuso, solo il volo della Lufthansa che partiva da qui per Francoforte. Poi abbiamo fatto Francoforte-Chicago, dove siamo scesi e abbiamo fatto tutte le carte per avviare il procedimento per la green card, e poi ovviamente sono andato a New York perché non potevo non festeggiare senza rivedere, mi ricordo ancora, per la 10ª volta a New York. Proprio è stato festeggiamento un po' così, perché il periodo non era dei migliori, però insomma ce l'avevamo fatta. E tutto questo con $500 di avvocato? No, poi di più? No, dopo è arrivato il resto. Poi è arrivata la bill. Quanto era il bill dell'avvocato? Tutto è costata $3.500 per 4 persone. Vabbè, perché però, se fosse stato per una persona avrei pagato 1.500. Poi ci ha fatto uno sconto perché avevamo i bambini piccoli, e quindi 3,5 in tutto. Quindi 3.000 ampiamente ripagati, ampiamente ripagati dal punto di vista emozionale. No, niente da dire. Stavo pensando, non è tantissimo se poi pensi che insomma è una cosa che ti servirà per il resto della tua vita, a te e alla tua famiglia. È un sogno. Sto anche pensando che l'avvocato ha guadagnato un bel po', perché a $1.500 a persona per 1.000 rotte persone che hai detto tu, quindi insomma un paio di milioni di euro se li è presi, diciamo. Però ha uno staff di 40 persone dietro, quindi guardate che quelle cifre lì, per quanto riguarda gli avvocati negli Stati Uniti, sono irrisorie, cioè sono economiche, diciamole, quelle cifre lì. Comunque sì, ampiamente ripagati dal punto di vista emozionale, perché il sogno si è avverato. Allora già questo potrebbe essere un episodio chiuso da solo, questo sì, racconto appunto di questa esperienza, che è solo l'inizio sostanzialmente della sì, vostra avventura in America, e ovviamente con un inizio del genere dietro ci devono essere intanto delle motivazioni, perché altrimenti uno alla prima situazione diciamo contraria lascia perdere, e invece la tua determinazione, la vostra determinazione come famiglia è stata forte, e quindi avete non solo deciso e desiderato, ma poi alla fine perseguito appunto con questo percorso. Alla fine, facendo un bilancio, no? Tutte le peripezie che avete passato, ovviamente immagino che dirai che è tutto giustificato e nel conto insomma siamo già in positivo, non è stata un'esperienza completamente negativa. Io volevo fare un mezzo passo indietro, nel senso che ti volevo chiedere: quando uno appunto decide di fare un percorso e si trova nel momento in cui deve proprio mettere dentro le valigie i vestiti e deve andare, che tipo di ragionamenti ci sono? Se sono ragionamenti o è semplicemente una roba istintiva, via, facciamolo e andiamo. In 4 voi siete una coppia con 2 bambini, non è una roba facile, insomma, me l'immagino, non è che uno da solo che va. Noi avevamo una vita tranquilla e bellissima anche in Italia, perché avevamo i nostri 2 bei lavori, avevamo la nostra casetta e stavamo bene anche in Italia. 2 principali motivi. Il primo era la voglia di provare qualcosa di nuovo, nel senso che questo amore degli Stati Uniti, che era sempre stato da turista, abbiamo detto adesso dobbiamo concretizzarlo e vedere come ci si sta da residenti, visto che abbiamo avuto questa possibilità. La seconda anche è stata quella di non chiudere mai una porta. Io dico, quando una porta si apre, mai chiuderla, perché si fa sempre tempo a tornare indietro. Quindi abbiamo avuto questa enorme fortuna e abbiamo detto: noi siamo vecchi, 40 anni, insomma siamo vecchi, però perché non dare questa possibilità ai bambini
di poter imparare l'inglese quasi come madrelingua e un domani potranno decidere loro di cosa fare del loro futuro. Cioè, vogliono rimanere qui a studiare, rimarranno qui a studiare, vogliono tornare indietro in Italia, torneranno in Italia, però avranno l'inglese come madrelingua che, se non sbaglio, è la prima o seconda lingua più diffusa a livello mondiale, quindi sapere già l'inglese da madrelingua per loro sarebbe stato un gran vantaggio. Un'altra cosa che però vi dico, questa ve la dico, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata proprio quello che è arrivato a marzo del 2020. Cioè, ho visto il nostro paese che ha affrontato un periodo storico molto difficile. Non vado a scendere nei dettagli sulla gestione o meno della pandemia perché non è il posto giusto per farlo, però quello che ho visto è stata un'Italia un po' impacciata. Quindi ho deciso anche quella lì è stata proprio la goccia che ha fatto scattare. Ho detto vabbè, proviamo. Visto che ci siamo, proviamo, perché non si sapeva allora quanto sarebbe andato avanti. E abbiamo preso la palla al balzo e siamo partiti. Ovviamente non è che siamo arrivati qui come degli sprovveduti, perché il primo ingresso l'abbiamo fatto a marzo del 2020, però per 3 giorni, giusto per prendere la green card. Poi ci sono 12 mesi di tempo per trasferirsi, quindi dal momento in cui abbiamo preso la green card è stato lì che abbiamo cominciato a mettere giù per filo e per segno come, dove e quando. Abbiamo fatto un viaggio intermedio a luglio del 2021 appunto per vedere 2 principali zone dove poter abitare. La prima era vicino a New York, nel New Jersey. La seconda era una ipotesi proprio strana di andare in Florida perché nel 2011 ci eravamo innamorati di Fort Myers e avevamo detto che bella zona dove poter venire a viverci. Ma noi proprio partiti di botto per andare vicino a New York, perché a me piace tantissimo New York. Eravamo, mi ricordo, a Danville, vicino a Parsippany nel New Jersey, avevamo visto una casa, abbiamo detto bella, dai che facciamo un'offerta. Siamo andati al parco giochi, questo è un aneddoto che ha fatto proprio scattare la Florida, per quello ve lo racconto, e lei ha cominciato a soffiare dal naso in pieno luglio perché c'era una leggera brezza. E allora abbiamo detto no, non possiamo andare in un posto, bella New York per avercela vicino, ma non possiamo andare in un posto dove per 9 mesi all'anno ha sempre il mocio al naso. Andiamo anche a vedere Fort Myers, che non si sa mai. E insomma, qui abbiamo cominciato con l'aiuto di una realtor, un'agente immobiliare italiana che vive qui, a vederne 2 di case. Poi abbiamo scoperto Naples, perché nel 2011 Naples l'avevamo vista di sfuggita, tant'è che pioveva tantissimo e non ci siamo neanche fermati a vederla. Abbiamo cominciato a vedere 1 e 2 le scuole di Naples, 3, 4, 5, 6, avremmo visto 20 case in una settimana e insomma alla fine le ultime 3 case ci avevano veramente convinto e abbiamo fatto un'offerta per queste 3 case. Mi ricordo che il contratto per fare l'offerta l'abbiamo firmato in aeroporto a Miami tornando verso l'Italia perché dovevamo tornare. Abbiamo firmato il contratto, siamo scesi dall'aereo perché qui ovviamente la vendita è molto veloce. Nelle 9 ore di aereo abbiamo perso un'offerta e ne abbiamo vinta un'altra per le 3 case per le quali avevamo fatto l'offerta. Era domenica pomeriggio, quindi vinta l'offerta, adesso si va avanti, si balla, si va avanti. Io lunedì mattina mi sono presentato e ho dato le mie dimissioni al lavoro, mentre Aurora le aveva già date da tempo perché lo scopo era proprio quello di venire qui. Ecco, tutto qua. Questo è stato proprio l'aneddoto. E a ottobre del 2021 ci siamo trasferiti. Sì, mi faccio un po' di fatti tuoi, perché secondo me queste sono le cose che interessano a chi ci ascolta. La casa quindi l'avete comprata, ma senza dover accedere a un mutuo, a un prestito, a una banca, nel senso che è stato un pochino più semplice, perché poi magari con la green card appena presa sarebbe stato un pochino più complicato avere un mutuo, no? Sì, confermo. Ok, perché generalmente forse altri magari arrivano e prendono una casa in affitto probabilmente, o no, o forse una strategia migliore è avere una casa di proprietà per avere più garanzie, tra virgolette, per lo Stato. Dipende, no, non c'entra per le garanzie dello Stato, dipende da te, insomma. Cioè, se tu sei convinto di venire ad abitare in un posto,
io consiglio di acquistarla, perché il mutuo, nel caso mio no, ma nel caso io non ho un mutuo qui. Nel caso di chi volesse fare un mutuo qui, le cose sono difficili perché A, non hai un credit score, e poi parleremo di quello magari, e B, il mutuo costa meno dell'affitto al momento, perché qui gli affitti sono folli. Cioè, per dirti, qui un affitto adesso in questo momento nella mia community costa dai 2.300 ai $3.000 al mese. Ripeto, sono altissimi per il periodo, prima o dopo, come hanno detto, scoppierà una bolla e si abbasseranno di conseguenza. Quindi se uno ha una vera intenzione di abitare solo in un posto, io consiglio di acquistarlo. Se uno ha qualche dubbio, dice ma proviamo Naples eccetera, no, prendete in affitto e poi quando siete qui vi fate un'idea di com'è il posto. Io avevo molto chiaro com'era il posto e come erano gli Stati Uniti, perché c'ero stato veramente tante volte da turista, quindi sapevo dove andavo a battere. L'unica cosa è stata la difficoltà iniziale è stata sapere dove erano i supermercati. Comunque dicevo cos'è il credit score. Il credit score c'è anche in Italia, però non è così famoso come qui negli Stati Uniti, perché anche in Italia quando chiedi un mutuo o quando chiedi un finanziamento, la richiesta prima di essere approvata va alla centrale di gestione dei rischi. Qui è la stessa cosa, via che il credit score una persona lo può conoscere il suo credit score, cioè la stessa banca ti dice il tuo credit score, cioè la tua affidabilità come pagatore. Essendo arrivato qui da pochi mesi, io quella affidabilità lì non ce l'avevo, sebbene avessi subito ascoltato il consiglio dei miei parenti che ho nel New Jersey e di altre persone che vivono qui, che mi dissero appena arrivi apriti un conto, visto che si può fare senza problemi essendo un green card holder, apriti un conto in banca, mettici dentro $1.000, lasciali là, che intanto cominci con la carta prepagata a fare piccoli pagamenti, perché non è tanto il volume dei pagamenti che devi fare, cioè non è che devi fare 10.000 euro di pagamenti subito, devi fare pagamenti costanti, quindi devi costruire uno storico, le bollette, una semplice bolletta dell'acqua ad esempio mi ha aiutato a costruire subito il credit score, perché avendo preso la casa a luglio io fino a ottobre ho costruito già 3 mesi di credit score, quindi a dicembre avevo già il mio credit score attivo. Dimostri che esisti e che hai un rapporto economico con qualcuno costante e che lo hai diciamo così, lo hai pagato sempre, quindi è una cosa semplice. Per dirti, si accumulano pochi punti, perché non è che parti da zero col credit score, cioè loro danno un limite minimo che è di mediocre, dovrebbe essere sui 650 punti, mi sembra il limite minimo, poi sta a te, essendo bravo pagatore, andare su di pochi punti ogni mese. Ovviamente se salti una bolletta, e lo dico, ve lo garantisco, se salti una bolletta anche di 3 euro ti prendi un meno 20 o meno 30 punti anche sul credit score senza tanti problemi. Il credit score si costruisce pagando con le carte di credito, pagando anche quelle prepagate, perché la mia prima carta di credito qui è stata una carta prepagata, pagando le bollette, semplicemente pagandole, cioè prendi la bolletta, vai dove vuoi a pagarla, oppure la crediti in conto, e poi quando il credit score comincia a maturare ti cominciano a concedere anche le carte di credito con un plafond. Io sono riuscito, e lo dico non posso far nomi, giustamente non posso far nomi, comunque c'è una famosa carta di credito, italiana che essendo cliente italiano ti riconoscono il credit score qui, quindi quella lì mi ha aiutato. Poi per chi vuole mi scrive in privato e gli spiego tutto quanto. Perfetto, questo è un consiglio prezioso, perché insomma quello del credit score, che è una roba che anche qui in Irlanda c'è e che abbiamo dovuto verificare anche noi quando io e mia moglie abbiamo comprato la casa nella quale viviamo, ma negli Stati Uniti è estremamente importante praticamente per qualsiasi cosa. Sì, ti chiedono tanti mesi di affitto in anticipo se non hai il credit score.
Allora, ricordandovi che Raffaele poi scrive tutti quanti diciamo così, i recapiti social e non di Giancarlo e di tutta la loro storia che potete trovare nei vari social, eccetera eccetera. Io vorrei chiederti, allora, questo già è diciamo così una grande differenza tra appunto l'Italia, comunque diciamo così l'Europa e gli Stati Uniti. Qual è stata la differenza nel momento in cui sei diventato, diciamo così, un abitante degli Stati Uniti e non più un turista, che ti ha colpito come uno shock culturale, una differenza che ti ha colpito? Non deve per forza essere in negativo, può anche giustamente essere in positivo. La cosa che ti ha colpito di più? La cosa che mi ha colpito in assoluto subito, visto che ci sono andato a battere proprio addosso, è stata la burocrazia praticamente snella che c'è qui. Vi ripeto che io ho acquistato una casa da remoto, praticamente, perché i contratti li ho firmati da remoto, ma quando sono arrivato qui ho trovato una burocrazia molto semplice, dal fatto di iscrivere i bambini a scuola, al fatto di richiedere l'assicurazione sanitaria, al fatto di fare la patente, al fatto di pagare le prime tasse, il cambio delle bollette. Addirittura il cambio delle bollette si può fare anche in Italia così, l'ho scoperto adesso, l'ho fatto online, cioè non ho dovuto andare proprio in nessuno degli uffici, abbiamo fatto tutto online con interviste, procedure, documenti inviati, tutto via email. Questa è stata proprio la cosa che mi ha colpito in positivo di questo paese, soprattutto anche la gentilezza che ti trovi nelle persone che lavorano, nel senso che se ti trovano in difficoltà, io tante volte in Italia ho provato a chiamare tanti enti pubblici e o mi hanno sbattuto giù il telefono o stavo ore in attesa, eccetera. Voi immaginatevi una persona che chiama, faccio ad esempio il Social Security, che è il nostro qui in America il Social Security Administration, è l'ufficio che ti attribuisce il Social Security Number, che è come il nostro codice fiscale. Sì. A me mi hanno guidato passo passo su cosa fare al telefono, ma di una gentilezza estrema, e addirittura ho richiesto l'interprete in italiano per quanto riguarda la banca. Cioè, quando avevo dei problemi su un trasferimento bancario, mi ricordo, ho chiamato la banca qui in America, mi hanno detto: vuole l'interprete? Sì. Mi hanno messo a disposizione un interprete gratuito che mi traduceva quello che mi diceva la persona. Non perché non capissi l'inglese, io non sono una cima in inglese, nel senso il mio inglese era scolastico e qui non sono mai morto di fame, però avevo la necessità di avere la sicurezza di quanto mi veniva detto, quindi ho avuto anche questo tipo di servizio che mi ha colpito molto. E non so se sia stato il fatto che abbia scoperto una burocrazia snella, soprattutto perché, come dico io, in Italia ci abituano a fare palestra per quanto riguarda la burocrazia e che sono una persona che in Italia si è sempre arrangiato, cioè chi mi conosce direttamente sa che sono una persona che per quanto riguarda le carte ho sempre avuto una certa dimestichezza, ecco. Questa è stata la cosa che proprio mi ha sconvolto qui in positivo. Allora, altre cose in negativo. Sì, no, ti interrompo solo per dire che siamo più o meno a metà, anzi un pochino più avanti dalla metà della nostra chiacchierata, quindi come sempre a questo punto, se ci state ascoltando fino ad ora, insomma, potete fare due cose. La prima è fare una foto al QR code che c'è dietro Emiliano, così trovate tutti i nostri indirizzi e tutti i nostri social. La seconda è cercare Una Vita da Lontano sul web, basta fare googolare, come dice qualcuno, e ci trovate. E la terza è ovviamente iscrivervi al nostro canale YouTube, cliccare sulla campanella, oppure iscrivervi o anche iscrivervi ai nostri podcast nei vari posti dove sono Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eccetera eccetera eccetera. Allora, il nostro ospite ci stava per dire invece una cosa che l'aveva colpito in negativo, o no? Sì, ovviamente io nei miei video cerco di trasmettere le cose belle degli Stati Uniti, perché siamo circondati da cose brutte, quindi non vale la pena far vedere le cose belle. Però cose che mi ha colpito in modo negativo, due soprattutto: le tasse, perché qui sono altissime per quanto riguarda le tasse di proprietà,
Al di là, però la stessa cosa, sempre per l'argomento tasse, mi ha colpito nel caso in cui uno fosse un imprenditore in modo positivo, perché qui le tasse da imprenditore sono molto più basse rispetto a quelle che si affrontano nel nostro paese a parità di aliquota di imponibile. Un'altra cosa che mi ha non sconvolto, però mi manca dell'Italia, è il cibo. Come vedete, io sono una buona forchetta e in Veneto abbiamo un ottimo cibo, per cui quello lì mi manca, nel senso, perché non è che non si trova, ma non si può portare, perché siamo famosi in Veneto per la soppressa, per i salumi in particolare, per il baccalà, e ce l'hanno anche qui, ma è una soppressa depurata del gusto, come dico io. Come sapete, negli Stati Uniti, per chi non lo sa, faccio una parentesi, gli insaccati freschi non si possono al momento importare, oppure devono essere prodotti qui, ma non è un'altra cosa, non è la stessa cosa. Un'altra cosa un po' negativa, negativa e positiva, perché bisogna vedere dai punti di vista, il fatto è che qui in Florida gli americani sanno solo andare dritto quando guidano. Lo dico, la faccio io questa battuta, sanno solo andare dritto. Cioè, se un floridiano dovesse venire a guidare a Milano, secondo me prende le chiavi della macchina e le butta via appena arriva.Ed è Milano, ecco. Diciamo, Sì, stiamo parlando di una roba a difficoltà non eccessivamente alta il mio per punto noi. Di vista, gli americani, per il mio punto di vista, gli americani sono un po' troppo prudenti alla guida, oppure siamo noi italiani che siamo troppo spericolati e non rispettiamo i limiti. Apro una parentesi, anche qui in Florida il limite è 45, vanno tutti a 60, cioè ecco. Quindi tutto il mondo è paese. Ma comunque le cose negative non sono state così negative da diciamo così incidere sulla vostra permanenza, perché siete ancora lì e non avete nessuna intenzione di andarvene, quindi state costruendo la vostra vita per restare negli Stati Uniti a questo punto, no? Sì, ci vuole tanto impegno, ma soprattutto qui vi posso garantire che, parliamo proprio del lavoro, perché è quello la fonte di sostentamento che ci aiuta a rimanere qui. Lavoro ce n'è per tutti, non hanno distinzioni di età, di sesso, di religione, di colore, di niente. Cioè, io sono sceso dall'aereo, ovviamente avevo cominciato a fare colloqui 3 mesi prima di venire qui, dove arrivavo sempre alle selezioni finali, arrivavo con qualche azienda a dire ok, quando cominci? E dico arrivo in ottobre. No, ci servi subito, mi rispondevano, e allora perdevo il treno. Alcune aziende mi hanno detto ricontattami quando arrivi in ottobre, le ho ricontattate e una di queste è quella con la quale sto lavorando. Quindi io sono sceso dall'aereo il 14 ottobre, ho cominciato a lavorare subito al 25 per un'altra azienda, perché mi serviva un tecnico informatico temporaneo qui a Naples per fare una ventina di giorni di lavoro. Nel frattempo sono andato avanti con i colloqui con le aziende con le quali mi ero ripromesso di essere ricontattato, e il 15 di novembre ho cominciato a lavorare per una di queste dove lavoro attualmente. Quindi è stato non facile trovare lavoro, perché ho fatto decine e decine di colloqui, alcuni sono andati a buon fine, altri no, però devo dire che in una zona turistica come questa qui avere una ampia scelta di lavoro è stata una cosa che ha aiutato tantissimo. Non c'è, ripeto, discriminazione di età, perché vi posso garantire che ci sono persone che lavorano da me che hanno più di 70 anni. Ecco, alcuni anche 80. E questa è un po' la cosa che ci preoccuperebbe, insomma, vivendo lì, del fatto che se a 70 anni devi ancora lavorare, vuol dire che proprio la pensione, anche se non è una cosa della nostra generazione, mettiamola così, anche da questa parte del lago, però insomma la vita americana ti porta probabilmente a dover lavorare praticamente fino a quando non muori. Sì, diciamo di sì, nel senso che ci sono dei programmi pensionistici che io invito tutti quanti subito a aderire appena arrivi qui, che si chiama 401k, e ti costruisci la tua pensione. Solitamente chi lavora fino a quell'età lì lo fa per 2 motivi. Il primo è la passione per il lavoro, e ne ho di colleghi che hanno passione per il lavoro. Il secondo è una
situazione economica non proprio ottimale. Non entro nei dettagli delle persone, però come sapete ognuno può avere una difficoltà nella propria vita per la quale a 75 anni magari si ritrova a dover aver bisogno ancora di un incremento economico della propria vita. Questo paese purtroppo te lo offre, nel senso che a quell'età lì è difficile lavorare, almeno vedrò io se avrò la fortuna di arrivarci come sarà, però diciamo che non ti butta in mezzo a una strada, cioè se sei abile e arruolato per lavorare puoi lavorare. C'è anche una terza categoria di persone che lavora a lungo finché è possibile, e c'è dappertutto nel mondo, e sono quelli che hanno solo il lavoro nella loro vita e non ne possono fare a meno, ed è però una categoria particolare. Volevo chiederti, io sono più di lavorare per vivere, non esatto, vivere per lavorare. Tu stai facendo lo stesso lavoro che facevi in Italia in questo momento? Sì, sto facendo lo stesso lavoro che facevo in Italia, ma veramente proprio lo stesso, perché come tecnico informatico ci sono varie sfaccettature. Io in Italia mi occupavo dell'assistenza agli utenti e della configurazione delle varie apparecchiature informatiche all'interno dell'azienda, e qui faccio la stessa identica cosa. Cioè proprio è stata veramente con più o meno anche gli stessi sistemi, è stato anche un colpo di fortuna, diciamo. Ma secondo te è un caso, diciamo, speciale, particolare, specifico tuo che fai questo lavoro, oppure diciamo così anche per altri c'è la possibilità di trasferirsi e di continuare a fare il proprio stesso lavoro senza magari pensare a cose un po' particolari, come per esempio gli avvocati, i cui due sistemi sono completamente diversi, quelli legali ci vuole dello studio, ci vogliono delle certificazioni tecniche molto, molto specifiche, però per esempio in Europa spessissimo chi si trasferisce almeno all'inizio deve diciamo così cambiare un po' strada almeno per un po', perché prima di ritrovare la propria nicchia, diciamo il proprio posto con lo stesso lavoro magari può essere un po' difficile. Che ci dici di questo? Ma guarda, allora ti dico una cosa, io mi ero ripromesso di provare 3 mesi a cercare lavoro nel mio ambito e fortunatamente ci sono riuscito. Tuttora ricevo offerte nel mio ambito, perché la richiesta dell'informatica qui è alle stelle, quindi io ho quella fortuna dal punto di vista del mio curriculum, nel senso che non sono una cima nel mio lavoro, io sono un semplice tecnico informatico, non crediate che sia lo Zuckerberg della situazione. Però una cosa che ho notato qui, al di là di tutti quanti che dicono ti serve il titolo di studio, vedrai che non ti assume nessuno, eccetera, qui la differenza tra assumere o non assumere non è tanto il titolo di studio, ma sono i documenti con i quali arrivi qui. Il fatto di aver avuto la green card mi ha favorito tantissimo, perché io non sono vincolato ad andare a lavorare per la persona che mi avrebbe concesso un visto. Io posso andare a lavorare per chiunque, quindi devo solo dimostrare con la mia esperienza di essere in grado di fare questo lavoro. Ovviamente ci sono altri tipi di lavori, sempre anche nell'ambito informatico, retribuiti in modo molto più alto, dove richiedono il bachelor, dove richiedono il dottorato, dove richiedono certe specializzazioni. La mia è una figura un po' generica, di quelle che fra virgolette non si trovano quasi più, perché si trovavano 20 anni fa, quando l'informatica era agli albori, dove il tecnico interno dell'azienda è quello che traduce all'utente finale o risolve all'utente finale il problema prima di chiamare la software house che te lo può risolvere in 10 giorni magari. Però per chi deve venire qui io dico non scoraggiatevi, cercate prima nel vostro ambito, poi non è un obbligo cercare nel vostro ambito, potete fare anche coltivare un hobby e sfondare in quel hobby lì. L'ho visto fare qui, perché ho degli amici che sono arrivati qui che erano ragionieri, faccio un esempio, e adesso hanno costruito un'azienda e fanno toilettatura per gatti e cani, quindi una qualsiasi
hanno sfondato, si sono creati la loro nicchia lavorativa in un altro ambiente. Ho visto una persona che è arrivata qui come ingegnere meccanico ed è diventato agente di commercio, per dirti, perché aveva una bella parlantina. Ne ho viste di persone che hanno cambiato la propria professione. Non è facile, ovviamente sui telegiornali sentirete vai in America e cambi la tua vita così. No, non è facile. Devi essere anche bravo in quello per il quale vuoi cimentarti. Cioè, non è, se io domani mattina mi metto a fare l'idraulico, mi licenziano nel giro di 2 ore. Faccio un esempio, perché a Lago è la prima casa nella quale vado a mettere una pezza, per dirvi. Quindi ecco, cercate di coltivare le proprie passioni, le vostre passioni, però con il senno di poi. Cioè, se vedete che non riuscite, magari fate un passo indietro e ritornate a fare il lavoro per il quale eravate bravi in Italia. Ecco, e poi come diciamo sempre noi durante le nostre puntate, per usare un termine diciamo un pochino abruzzese, vi dovete fare il mazzo sempre, perché se non vi fate il mazzo non riuscite ad andare da nessuna parte, in qualsiasi posto del mondo decidiate di andare a vivere, no? Sì, soprattutto qui dovete essere anche rispettosi, nel senso che qui il datore di lavoro ti dà tantissimo rispetto, nel senso che se vede che sei una persona che si impegna, che sei una persona che è brava nel suo lavoro, state tranquilli che nel giro di pochi mesi, non anni, vi darà il merito per il quale siete bravi. Questo voglio dirvi. Se però una persona se ne frega, questo qui è il posto dove non venire. Ve lo dico chiaro e tondo. Bene, importante saperlo. La domanda invece che ti voglio fare io a questo punto è la vita sociale, nel senso che quando sei arrivato lì a Naples, conoscevi qualcuno, oppure insomma ti sei costruito, adesso non so, diciamo forse un anno e mezzo che sei lì, quindi sei riuscito a costruire un giro di amici, oppure vengono fuori magari tra i figli, tra i genitori degli altri figli, i colleghi, come poi è la vita sociale, se è complicata poi per creare un circolo di amici? Sì, non ve lo nascondo, creare una vita sociale qui negli Stati Uniti è più complicato rispetto a quello in Italia, rispetto a quello al quale siamo abituati in Italia. Allora, gli americani solitamente non è che non fanno amicizia, però tendono a fare amicizie nell'ambito lavorativo, cioè loro parlano solo di lavoro praticamente, oppure fanno amicizie nei circoli scolastici, quindi chi ha i bambini a scuola assieme frequenta più o meno le stesse parrocchie, non parrocchie nel senso di parrocchie ecclesiastiche, sì, le stesse centri sportivi, le stesse scuole, eccetera. L'amicizia fra i vari bambini è, fra virgolette, ostacolata oppure rinvigorita dal fatto che ogni anno cambiano compagni di classe, quindi le amicizie che si costruiscono, quelle vere, si costruiscono molto solide qui quando si costruiscono, perché il fatto che un bambino cambi classe e mantenga gli stessi amici l'anno successivo vuol dire che quella amicizia è stata solida nell'anno precedente. Nel mio caso non ho avuto modo ancora di costruire amicizie vere e proprie, ma conoscenti, cioè mi vedo ogni tanto con qualche persona italiana, mi sento con qualche persona italiana. Dal punto di vista lavorativo, per mia scelta ho deciso di non avere rapporti di amicizia, ma questo anche in Italia, quindi è una cosa un po' particolare mia, ecco. Allora, questa cosa qui non è cambiata diciamo così, del tuo modo di porti rispetto agli altri, alle situazioni. C'è qualcosa che in questo poco tempo, perché diciamo non stiamo parlando di 10 anni ma molto meno, in cui siete già cambiati, o in cui sei già cambiato tu o come famiglia, hai notato qualcosa che diciamo così vi è cambiato molto velocemente, oppure ancora siete diciamo così in divenire? No, non ho notato particolari cambiamenti, nel senso che chi vede i miei video su Facebook può dire che è quel pazzo scatenato che c'era anche in Italia.
Difatti ho cercato appunto di fare questa pagina Facebook anche per tenere a contatto i parenti e gli amici della nostra vita qui in Florida, pagina che poi è esplosa, non so perché ha avuto un po' di follower, forse perché anche sono stato nominato dal grande, lo dico, Piero Armenti, che lo saluto, colgo l'occasione per salutarlo, ma proprio è stato un'ispirazione continua per venire qui dal mio punto di vista. Però dal punto di vista caratteriale no, i bambini vedo che i bambini sono straordinari, i bambini sono straordinari perché si sono ambientati immediatamente nella nuova scuola, sono stati aiutati dalla scuola con un programma a sostenimento dei bambini stranieri che si chiama English as a Second Language, quindi vengono affiancati da un insegnante tutti i bambini stranieri e anche i bambini figli di stranieri qui americani, tipo il papà americano e la mamma spagnola, anche questi bambini vengono affiancati in questo programma. Per dirti, i miei bambini per parlare con l'insegnante all'inizio usavano Google Traduttore o Siri, quindi la maestra parlava in inglese e Siri traduceva ai bambini quello che dovevano fare. Adesso vedo che si sono presi senza problemi con l'inglese, parlano con i loro coetanei senza problemi e giocano anche con i loro coetanei, tant'è che mia figlia questa sera va a fare un pigiama party da un'amichetta qui che frequenta la stessa scuola nella nostra community. Quindi diciamo dal punto di vista loro l'ambientamento l'ho visto in modo molto positivo, pensavo peggio perché ero veramente preoccupato. Dal mio punto di vista non c'è stato alcun problema perché ovviamente qui, come dico sempre, io ero uno sbaglio geografico, nel senso che vivevo in Italia ma la testa era sempre qua. Mia moglie dopo un periodo iniziale un po' difficoltoso perché sai, le donne hanno sempre in mano tutto della famiglia, non lo nascondo, si è occupata di tutto, dal seguire i bambini a scuola al fatto di mantenere proprio la casa eccetera. Adesso ha iniziato anche lei a lavorare part time, quindi diciamo che si è presa, ha avuto i primi 6 mesi un po' di difficoltà ma adesso si è presa. Magari fra qualche tempo, fra 6 mesi potremmo intervistare anche lei e farci raccontare, diciamo così, quella parte iniziale sua di questo di questo trasferimento. Un po' dalle telecamere, però dai, la intervistiamo anche lei. Ci proviamo, intanto la mettiamo lì come possibilità, poi non si può mai sapere. Allora, questo comunicare sui social, su Facebook, la vostra quotidianità, il vostro appunto adattamento, cambiamento, la situazione, è anche un po' un modo di diciamo così di rendere più leggere alcune cose che possono diventare complicate o essere dure, per cui mi piace particolarmente come tipo di atteggiamento, in ogni caso positivo. Poi tu prima dicevi cerco di raccontare le cose positive, quelle negative se ci sono, comunque le difficoltà ci sono sempre dappertutto, ma non sono così importanti in questo momento da essere raccontate, giusto? Sì, giusto, nel senso che per dirti la verità, momenti di difficoltà qui non ne ho mai avuti di grossi, è stato solo il classico ambientamento, chiamiamolo, cioè me lo puoi confermare che tu, penso, vivendo, chi di voi vive all'estero, che c'è il solito classico periodo di ambientamento, quando ti ritrovi in una società che non è la tua e devi un attimo capire dove sono i meccanismi e dove sono i tasselli. Una volta capito questa cosa, tutto va in discesa. Diciamo che una cosa che qui va un attimo capita e che agli italiani sembra strano è il discorso di non avere un'assicurazione sanitaria gratuita. La butto lì come esempio di difficoltà iniziale. Però una parte delle trattative, quando vai a stipulare un contratto di lavoro con un datore di lavoro che cerca non manodopera, che cerca una persona da assumere, è questa parte qui, nel senso che non discuti solo dello stipendio, ma discuti anche dei benefit, qui in primis l'assicurazione sanitaria, nel senso che ci potrebbero essere dei datori di lavoro che ti coprono di soldi ma ti dicono ti arrangi con l'assicurazione medica.
oppure dei datori di lavoro che ti danno metà dei soldi di quello che ti copriva di soldi e ti dicono l'assicurazione medica te la pago al 90% io. Un esempio che può essere affrontato. Sì, questo io ho fatto fatica a entrare nel meccanismo perché non sapevo come funzionava, però leggi i manuali, chiedi agli amici, chiedi ai colleghi, leggi un attimo le brochure della tua assicurazione e ti rendi conto un po' come funziona, ecco. Quindi noi di solito alla fine della puntata, e siamo in dirittura, chiediamo sempre ai nostri ospiti se hanno dei consigli da dare a chi sta pensando di trasferirsi o di appunto cambiare paese, eccetera eccetera. In realtà l'unica cosa che possiamo dire è raggiungete Giancarlo su i suoi social se avete bisogno. Intanto molte cose le trovate già lì raccontate e vi fanno già capire molte situazioni, molte diversità. Se avete bisogno è sempre meglio informarsi prima che non ritrovarsi in mezzo a una situazione senza sapere dove andare a sbattere la testa. Quindi io diciamo, Raffaele, possiamo iniziare i saluti, la parte finale. Noi ti ringraziamo di aver condiviso con noi la tua storia. Secondo me siamo andati veramente solo a una parte superficiale, perché potremmo chiedere la superficie, tantissime altre cose. Sì. E vorremmo rifare appunto fra qualche mese o l'anno prossimo un'altra puntata, perché così avrai accumulato un altro po' di residenza negli Stati Uniti e di situazioni quotidiane che ci puoi raccontare. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti noi di essere stato con noi. Se c'è qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori rispetto alla tua esperienza, o che ti è venuto in mente di non aver detto finora, lo puoi fare adesso, prima che appunto andiamo verso la conclusione. Lo riassumo in 2 parole: siate affamati, siate folli. Sono parole di una persona che conosciamo tutti, che si chiama Steve Jobs, che io non approvavo all'inizio come visuale di vita, che però adesso mi ha fatto pensare. Questo per dire: inseguite i vostri sogni, fatelo con coerenza, non buttatevi a capofitto credendo che gli Stati Uniti siano il paese più bello che ci sia, però allo stesso tempo non faccio come tanti italiani che sono qui che ti dicono è impossibile venire. Non è vero. Cercate, anche se non avete vinto la green card, cercate aziende che magari lavorano qui negli Stati Uniti, cercate di farvi assumere da queste aziende, impegnatevi al massimo per queste aziende e vedrete che il sogno americano di venire qui non è un'utopia, ma potrebbe benissimo diventare una bella realtà. Allora, la lotteria per l'Electronic Diversity Visa Program in questo momento è chiusa, però se andate sul sito cercate di trovare quello giusto, perché ci sono tante truffe, potete sapere quando poi verrà riaperto. Magari trovate anche, non magari, il link proprio qui sotto nelle descrizioni sia del video che del podcast. E vi ricordo la pagina Facebook di Giancarlo e Famiglia, che è Magnagati in America. Adesso mi perdonerai per l'accento abruzzese con il quale lo dico. E poi ovviamente unavitadalontano.com, cercate Una Vita da Lontano, cliccate sulle campanelle, iscrivetevi ai nostri podcast e al nostro canale YouTube. È stato un piacere come sempre. Con Piero la prossima settimana, speriamo, ci sentiamo per un nuovo appuntamento di Una Vita da Lontano. Ciao, grazie a voi.